Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo delle fortificazioni longobarde, soprattutto sul confine delle Alpi. Bentornati, dicevamo. L'argomento di oggi nasce dai vostri suggerimenti. Nella sezione community del canale è ancora aperto un topic in cui domandavamo quali argomenti magari trattati nei primissimi video durante il lockdown necessitassero di un approfondimento o quali fossero gli argomenti che volevate sentire trattare nei prossimi video. Una delle proposte è stata appunto quella relativa alle fortificazioni e alla difesa dei confini del Regno Longobardo. Oggi trattiamo di questo argomento, ma affronteremo anche gli altri che ci sono stati proposti e il topic è ancora aperto, quindi se voleste aggiungere qualcosa di nuovo lo trovate nella sezione community. La parte in cui mandiamo le foto dei video in anteprima e i link per gli abbonati. A proposito degli abbonati, un ringraziamento ai nostri due abbonati più recenti. Intro e Luca Nicola Acquaroni. Il vostro supporto è preziosissimo per portare avanti tutto quello che facciamo come la Fara, come associazione, insieme ovviamente ai nostri Patreon. Sono due soluzioni entrambe valide per supportare la Fara, una più dispendiosa, Patreon, una meno, YouTube, o quantomeno con più livelli in questo momento. Sappiamo anche che non tutti possono permetterci di supportarci in questo modo, ma anche semplicemente vedere i video fino alla fine e condividerli è un grandissimo aiuto. Tra l'altro spero che siate riusciti a recuperare dalla sezione community o da Facebook e da Instagram le foto e i video dell'ultimo evento che abbiamo partecipato domenica scorsa presso il parco Livelet in provincia di Treviso, un parco preistorico, palafitticolo, ma che per un giorno era aperto a una living history multiepoca, e quindi c'eravamo noi Longobardi, c'erano i paleoveneti dei Sulis a Stork e c'erano gli archeologi ricostruttori e residenti del sito. Un bel posto da visitare, soprattutto se siete del nord-est. Bene, veniamo a noi. Cominciamo a parlare delle fortificazioni. Delle fortificazioni di quel confine, di quel limes del Regno Longobardo, che era poi quello naturale della penisola italiana sin dall'epoca romana, cioè l'arco alpino. In questo video non approfondiremo gli altri confini per una semplice questione di coerenza. Come sentite dai rumori, Zelda è con noi, vediamo se verrà a salutarci. Uno degli argomenti principali che vengono sempre citati quando si parla di fortificazioni dell'arco alpino in epoca longobarda è il tema delle chiuse, diventate molto famose con la battaglia che nel 773 sancirà la definitiva avanzata franca e la successiva caduta del Regno Longobardo, e che poi sono state anche onorate di citazioni nella Delchi di Manzoni, eccetera. Queste chiuse, in particolare quelle che appunto vengono citate in relazione a questo episodio, riguardano l'arco alpino occidentale, in particolare quella della Val di Susa. Attraverso la percezione che nei secoli si è avuto di queste chiuse, a partire in particolare dalla riscoperta della loro esistenza nel 1700, la visione che se ne aveva era un misto di dati reali e di leggende, se vogliamo. A un certo punto pareva quasi che queste chiuse bloccassero completamente l'accesso al di qua delle Alpi con enormi muraglioni in tutti i passaggi possibili. La realtà, come spesso capita, è più complessa. Proviamo un pochino ad affrontare però l'argomento delle Alpi in generale. A seconda dei punti di vista, le Alpi vengono intese come un confine o come un luogo di passaggio. Pare che nella questione delle chiuse entrambe le istanze siano vere. Il grosso delle informazioni documentarie che abbiamo sulle chiuse viene da un periodo successivo a quello longobardo, ma possiamo supporre una certa continuità. Ecco che ad esempio nel momento in cui non c'è più l'esigenza militare perché il regno carolingio ha conquistato quello longobardo, le chiuse non mantengono più un aspetto principalmente militare, ma diventano una dogana economica. Questa doppia valenza doveva probabilmente essere valida in ogni periodo. Ho forse dato un pochino troppo per scontato cosa si intenda per chiuse. Ecco, con chiuse si intende una serie di opere di fortificazione che vanno a bloccare o a sorvegliare i passaggi più stretti delle valli alpine che permettono di scavallare da un lato all'altro.
Quindi possiamo immaginare muraglioni, possiamo immaginare fortilizi veri e propri, possiamo immaginare fortilizi d'altura che sorvegliano passaggi a fondovalle. Tutte queste soluzioni erano possibili perché non c'era un'unità nel modus operandi, nel modo di realizzare queste difese alpine. Abbiamo detto che per quello che riguarda le chiuse principalmente si fa riferimento all'arco alpino occidentale. In realtà in una fonte di XI secolo che fa riferimento al X, queste chiuse vengono elencate attraverso tutto l'arco alpino, da occidente a oriente, da quelle della Val di Susa a Cividale Aquileia, passando per Bolzano, per la zona alle spalle di Verona e per la zona del Canton Ticino, a dimostrare cioè la necessità già all'epoca di un sistema che tenesse in considerazione tutto l'arco alpino come difesa naturale. Se guardiamo all'epoca romana, in particolare all'epoca tardo-antica, la Notizia Dignitarum di inizio V secolo parla del Tractus Italiae circa Alpes, cioè di una conformazione di protezione delle Alpi italiane. E poi in altri contesti abbiamo la citazione della forse più nota Vallum Alpium Iuliarum, cioè la difesa delle Alpi Giulie. Ecco, se vogliamo entrare più nello specifico del periodo longobardo in sé, torniamo a spostarci verso l'arco alpino orientale e le nostre zone, quelle del Friuli, che sono state molto indagate in particolare in relazione ai castra citati da Paolo Diacono per la sortita avara del VII secolo. È presente una playlist sul canale di alcuni anni fa in cui io giravo per i vari castra dando alcune notizie. Ecco, in questo contesto vediamo poi ancora un altro modo di difendere il confine alpino. L'arco alpino orientale è sicuramente quello che naturalmente viene definito come la porta d'ingresso all'Italia. Le Alpi sono più basse, i passi sono più facili, gli stessi eserciti romani le utilizzavano per passare al di qua e al di là, e quindi di conseguenza abbiamo per il periodo longobardo, che proprio dall'arco alpino orientale entrerà in Italia, abbiamo più informazioni. Abbiamo citato il Vallum Alpium Iuliarum, questa lunga fortificazione, di nuovo disomogenea, non un unico grande muro, ma tratti di muro, fortilizi che sorvegliano i fondi vallata, fortilizi affiancati, torri affiancate da opere murarie, che indicativamente doveva andare a difendere principalmente la zona di accesso per i grandi eserciti, cioè quella valle del Vipacco che dovrebbe essere stato l'ingresso originale dei Longobardi. Questo Vallum Alpium Iuliarum in realtà non pare interessare granché la difesa nel periodo longobardo, anche perché il confine dell'epoca si fa più arretrato. Ricordiamo che buona parte della costa rimane in mano bizantina, c'è la presenza degli Avari e poi più tardi degli Slavi a est. Possiamo vedere la difesa longobarda come una difesa arretrata, una difesa interna. Infatti i 7 castra citati da Paolo Diacono, Cormons, Nimis, Gemona, Artegna, Osoppo, Ragogna e Invillino, riguardano un territorio fortemente arretrato rispetto al confine orientale. Sembra quindi andare a indicare la tendenza non a una difesa dei confini per impedire l'ingresso, quanto a una riorganizzazione all'interno dei confini in occasione di sortite per poter contrattaccare e limitare i danni durante la presenza del nemico sul territorio. Quindi non un muro invalicabile, ma una serie di centri che permettessero una gestione sparsa su tutta la linea. In più, accanto a questi 7 castra dovevano essere presenti altri castella, cioè siti minori, alcuni dei quali posizionati in confluenza ad esempio di altre assi viarie o di valli di facile accesso. Ricordiamo sempre che buona parte di questi siti, tanto nell'arco alpino orientale quanto in quello occidentale e centrale, in realtà si impostano su siti già in precedenza utilizzati per lo stesso motivo. L'orografia non era cambiata e quindi erano le stesse le zone che andavano difese o sorvegliate. Ad esempio, se guardiamo a Invillino, nei suoi pressi, non lontano, è presente un altro fortilizio utilizzato nel VI secolo, quello di Colle Mazzeit nel comune di Verzegnis. Tra l'altro abbiamo visitato anche questo, vi lascerò qualche immagine delle nostre marce storiche
sono ormai un pochino d'archivio perché la prima è del 2016 e poi svolte ad anni successivi. Ma ecco che in queste marce storiche noi abbiamo proprio percorso le strade che univano questi castra, questi castella, a piedi, in abito storico, proprio con l'obiettivo di sperimentare le nostre ricostruzioni, ma anche di percepire il territorio a passo d'uomo. Ecco quindi che l'attraversamento del tratto che da Forum Iuli portava a Forum Iulium Carnicum, un'altra chiusa secondo il documento di X secolo che ho citato prima. Ecco che questo attraversamento lungo circa 80 km è stato per noi agevolmente coperto in 4 giorni. Certo, con un po' di acciacchi, qualche vescica, ma portando sulle spalle 30 kg di gerla, stupidamente, ma quindi dimostrando una velocità di spostamento e di notizie molto rapida, perché se noi avessimo voluto passare semplicemente da Cividale al primo Castra, procedendo in direzione est verso ovest, cioè quello di Nimis, ci saremmo arrivati a piedi in una mattinata. Di conseguenza lo scambio di notizie, lo scambio di informazioni, l'organizzazione del territorio immaginata con una gestione ad esempio a cavallo doveva essere piuttosto rapida in effetti e doveva permettere questo raggruppamento delle forze in questi punti per poi o contrattaccare o riprendere il territorio nel momento in cui il grosso impatto dei nuovi venuti fosse scemato. In particolare questo tipo di strategia con pochi uomini concentrati in zone geograficamente rilevanti non pare essere una idea di origine longobarda. Se già Cassiodoro, parlandoci della chiusa di Augusta, che probabilmente è nella zona di Brand, parliamo appunto ovviamente della Valle d'Aosta, ci dice che bastavano 60 uomini a tenerla. Quindi la scelta oculata di posizioni che fossero o avanzate, quindi nel caso ad esempio delle chiuse vere e proprie, quindi in valli più strette, in passaggi strategicamente obbligati, oppure più arretrate, ma che quindi permettessero una riorganizzazione delle forze di difesa e un contrattacco più performante, ecco che quindi appunto non erano necessari grandi quantitativi di uomini, cosa fondamentale in epoca longobarda, considerando che soprattutto al loro arrivo loro sono una minoranza e prima che con la popolazione ci sia poi una progressiva fusione, rimarranno pochi. Di conseguenza questo tipo di sistema di difesa era la risposta migliore. Volendo riassumere, quindi possiamo descrivere le difese del limes longobardo verso nord come appunto caratterizzato da un'attenzione all'orografia del territorio, alla scelta della guardia sui passaggi obbligati, in alcuni casi, quando il territorio lo consentisse, anche al tentativo di chiusura fisica di questi passaggi o la sua ulteriore restrizione in modo da poterlo gestire meglio, oppure in alternativa, quando come qui nel contesto orientale non fosse possibile fare una vera e propria chiusura o un avanzamento delle strutture di difesa verso il limes vero e proprio, un sistema di difesa arretrato. Mi rendo conto che questo sia un video molto breve, ma vuole essere appunto un'introduzione al tema. Spero di avervi incuriosito. Spero anche che continuerete a commentare nella sezione community proponendoci nuovi argomenti. Noi stiamo già lavorando su altri argomenti, ovviamente, fra quelli suggeriti da voi e quelli che già avevamo in mente. Ci vediamo presto e mandi!